Ciao amici YouTube, benvenuti a questo appuntamento. Oggi andremo a lasciare un messaggio segno per questa luna piena che cadrà nel segno del Capricorno il 24 giugno. State con me. Eccoci qua amici YouTube, bentornati a questo appuntamento. Oggi andremo a lasciare un piccolo messaggio per segno per questa luna piena che ci sarà il 24 di giugno. Quindi è un'energia che solitamente chiude un ciclo perché sono delle lune piene di almeno di 6 mesi a venire, quando si è formata la luna nuova nel segno del Capricorno a gennaio. Quindi andremo a capire come sarà innanzitutto questa luna piena, facendo una piccola introduzione come al solito nei miei video, e poi andremo a vedere segno per segno. Questa volta li divideremo segni di terra, di aria, di acqua e di fuoco, almeno così capiremo un po' quali sono le energie per ogni segno, e andremo quindi a implementare il tutto con le nostre carte, con i nostri oracoli. Per chi non mi conosce, io sono Astro, grazie come al solito per essere qui, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Se volete maggiori informazioni in basso avete la mia mail o la mia pagina web www.astroevolution.net, dove potete prenotare direttamente il vostro consulto. Per qualsiasi informazione scrivetevi, io cerco di rispondere a tutto, quindi lasciate anche il vostro messaggio, il vostro like, fatemi sapere che cosa ne pensate, di che segno siete, da dove scrivete, almeno per interagire un poco anche su questo canale. Bene, oggi come potete vedere non andremo a selezionare nessun cristallo, andremo a vedere come sarà quindi segno per segno questa luna piena nel segno del Capricorno. Allora, questa luna piena è abbastanza importante, io adoro sempre le lune piene nel segno del Capricorno perché anche questa luna sarà una super luna piena. Questa volta però sarà una super luna piena nel segno del Capricorno e porta sicuramente delle ondate di energia che saranno tra sentimenti, emozioni molto forti. Potremmo sentirci in svariate direzioni in questo momento, come se dobbiamo trovare delle strade nuove nella nostra vita. La Terra, che rappresenta proprio il Capricorno, in questo momento ci sta aiutando a mantenerci comunque nel nostro centro. Ecco perché sarà un momento dove navigheremo moltissimo con le nostre energie, ma nello stesso tempo cercheremo di trovare una nostra stabilità. Tutte le lune piene, le super lune piene in particolare, hanno portato o hanno la capacità di tirar fuori da noi cose che probabilmente fino a questo momento non eravamo riusciti a togliere, hanno in qualche modo incessantemente cambiato l'energia intorno a voi, e a volte questo porta anche un rilascio di qualcosa perché bisogna dare il benvenuto a qualcosa di nuovo. Possiamo trovarci in questo momento a muoverci tra queste due influenze, soprattutto durante questa luna piena nel segno del Capricorno. Ricordo che sarà il 24 giugno, quindi potremmo essere da una parte sentirci sollevati perché finalmente ci stiamo purificando da qualcosa, ma nello stesso momento potremmo sentire l'intensità di rilasciare questa situazione che stiamo vivendo. C'è una dualità in queste energie che sentiremo moltissimo. Potremmo quindi non sapere se in realtà stiamo arrivando o andando esattamente nella direzione giusta. Questa è purtroppo la natura molto spesso delle lune piene, perché in qualche modo porta un'energia così forte che, mescolando insieme alla necessità di chiarezza, di parlare o di cambiare, probabilmente delle volte potremmo infastidirci perché potremmo sentire che le cose in realtà non stanno andando nella situazione che vogliamo noi, ma l'importante è non perdere il nostro punto di vista. Quando in qualche modo riusciremo a capire che questa energia del Capricorno ci aiuterà comunque a creare una vita con delle fondamenta più forti, più solide rispetto a quelle che abbiamo avuto fino a questo momento, questa energia del Capricorno nutrirà naturalmente le cose che sono progettate per resistere alla prova del tempo. Nel senso, se le cose durante il tempo, da questo momento in poi, o se negli ultimi 6 mesi abbiamo visto che le cose non sono andati bene, evidentemente questa cosa è una cosa che deve essere lasciata andare, perché da questo momento in poi potremo essere attratti a concentrarci su aspetti molto più importanti in questo momento.
In astrologia ogni volta che sentiamo di questa energia, diciamo che c'è un nuovo percorso, un'apertura di un nuovo percorso e questo ci permetterà in qualche modo di lasciare andare quelle che sono le situazioni più importanti in questo momento. Sotto la luna, sotto la luce proprio di questa super luna piena del Capricorno, possiamo iniziare anche a sentire se abbiamo dei rimpianti o meno su cose che avremmo voluto portare avanti o meno. Questo è un momento dove probabilmente bisognerà liberarci di qualcosa grazie anche al perdono. Se ci stiamo aggrappando a dei rimpianti del passato, possiamo scoprire proprio in questo momento che la superluna li porterà in superficie per rilasciarli. Quindi sappiate che siamo pienamente supportati comunque da tutte questi tipi di energie. In questo momento in poi bisognerà dare molta più considerazione a quelle che sono le questioni pratiche. Quindi, se abbiamo una relazione e questa persona non ci sta dimostrando quello che realmente vogliamo, quello che è la nostra vita in questo momento, insomma non è concreto, vuol dire che questa relazione purtroppo non sta funzionando nei migliori dei modi. Quindi è un momento dove c'è bisogno di adattare una morbidezza maggiore, perché Capricorno non è così morbido, però bisogna in qualche modo anche darci delle risposte molto più concrete. Sotto questa super luna piena di giugno dobbiamo agire in maniera logica e strategica. Possiamo sentirci spinti anche da diverse direzioni, come vi avevo detto all'inizio, possiamo sentire anche dei dolorosi rimpianti della nostra vita, ma l'importante è agire in maniera determinata perché questo sarà un'azione che ci porterà comunque a delle avventure di vita che saranno nuove e indicative per i prossimi mesi. Quindi lasciatevi un po' guidare anche dalla grandezza delle cose, bisogna avere una visuale generale di tutto ciò che in realtà produrrà questa luna piena per questioni proprio più concrete nella vostra vita. Facciamo una cosa, prendiamo una carta per ognuno dei segni di terra. Quindi questi saranno il Capricorno, il Toro e la Vergine. Andiamo a vedere, la vostra carta nascosta è il Cavallo di denaro. Già questa carta vi implica proprio che le cose che non bisogna tralasciare nessun tipo di dettaglio in questo momento. Voi sapete che il Cavallo di denaro è una carta lenta, come vi dico sempre, una carta che purtroppo non agisce in maniera veloce, però secondo me è il migliore dei cavalli, perché in qualche modo non bisogna correre ed è un aspetto importante durante questo momento. La cosa più importante per tutti i segni di terra in questo preciso momento sarà la praticità delle cose. Il cavaliere, il cavallo di denaro in questo momento vi sta assolutamente dicendo di prendere delle precauzioni necessarie perché forse vi state perdendo dei dettagli importanti della vostra vita. Questa carta rappresenta comunque, sì, sicuramente l'essere cauti, la lentezza probabilmente, ma essere molto affidabili, di essere anche molto leali in tutte quelle che sono le relazioni della vostra vita. È un momento importante perché da questo momento in poi avrete dei progressi che saranno sicuramente dei progressi a lungo termine e duraturi, quindi è molto importante essere molto leali, sinceri. La cosa più importante in questo momento è sicuramente avere dei consigli molto ponderati, cioè prendere delle realtà molto più ponderate rispetto a quello che state vivendo in questo preciso momento. Da questo momento in poi vigeranno regole e principi fondamentali nella vostra vita, quindi è molto importante che da questo momento, con questo Cavaliere di Denaro, inizierete seriamente ad apprezzare quelle che sono le leggi o le situazioni che in qualche modo vi diano sicurezza e comfort. Imparate cose nuove, cercate di apprendere anche dei nuovi studi o se state studiando questo potrebbe essere veramente un ottimo momento. Allora Capricorno, wow, la vostra carta è la Fontana, De Fontaine, in realtà è il nome delle carte, non esiste come arcano maggiore classico perché è tipico di questa carta ed è un po' come
non lo so, il maestro nelle carte di Osho, quella carta extra che rappresenta il tutto, la totalità, l'essere in sé. Quindi questo è un momento particolarissimo per voi perché finalmente si apre una dimensione nuova, si aprono delle opportunità nuove, delle strade nuove, quindi la cosa più importante è il vostro senso di praticità in questo momento e soprattutto l'essere aperti a quelle che potranno essere le situazioni nuove da questo momento in poi. Ripeto, questa è una carta che parla di grandi cambi o comunque di grandi opportunità che stanno per arrivare nella vostra vita. Ricordo però sempre Capricorno di essere coscienti e consapevoli di quelle che stanno vivendo, perché questo momento potrebbe essere un momento in cui forse qualcuno di voi è ancora preso da qualche discussione del passato, da qualche situazione del passato, potrebbe non vedere in realtà cosa stia succedendo realmente nella vostra vita. Le Fontaine è l'essere il tutto e la totalità per eccellenza, quindi sappiate che in qualsiasi ambito della vostra vita questa potrebbe essere, ed è una carta importantissima che vi indica proprio una grandissima opportunità proprio per crescere comunque in qualsiasi ambito della vostra vita o in qualsiasi situazione voi in questo momento abbiate bisogno di essere illuminati. Amici del Toro, la vostra carta è il matto, la carta numero 0, la carta che inizia. Il matto è quell'energia tipica di un momento in cui bisogna essere fiduciosi in quello che la vita ci sta mettendo davanti. Il matto è l'inizio di qualsiasi cosa, è una nuova avventura che si sta per aprire nella vostra vita, è anche un po' l'innocenza solitamente, quella spinta innocente che tutti quanti noi abbiamo per intraprendere qualcosa nella nostra vita. L'importante in questo caso è essere aperti mentalmente ad accettare qualsiasi sia il percorso da fare, quindi non prendete tutte le decisioni, apritevi piuttosto perché in questo momento possono veramente nascere delle grandissime opportunità. Aprendo la vostra mente riuscirete in qualche modo a iniziare, ad imbarcarvi anche in un percorso nuovo e grazie a questo ci saranno delle belle sorprese, delle belle opportunità forse inaspettate. Quindi potrebbe succedere di tutto se lasciate spazio un po' alle possibilità, quindi fidatevi dell'universo, come dico sempre, per cercare di fare un salto anche nell'ignoto. Questa energia vi darà l'opportunità anche di vivere delle esperienze che fino a questo momento forse non eravate riusciti a vivere. Credo che sarà un momento importantissimo per moltissimi di voi lasciare andare quelle che è i vostri blocchi, le vostre paure, i vostri sentimenti, perché da questo momento in poi inizierete seriamente a viaggiare su un'energia completamente nuova. 10 di denaro per le persone della Vergine. Questo è un ottimo momento, anche perché credo che da questo momento in poi la Vergine avrà l'opportunità anche di rimettere in gioco qualsiasi situazione della propria vita. Questo è grazie anche al fatto che ci sono delle opportunità non soltanto lavorative, economiche, che secondo me saranno molto importanti, e ve lo dicevo, attenzione perché questo è un periodo dove dovete tenere in considerazione in maniera importante quelle che sono proprio le questioni lavorative. Questo è il raggiungimento di una sicurezza non soltanto economica, finanziaria, ma anche di comfort, di benestare. Quindi da questo momento in poi dovete in qualche modo dire anche grazie a tutti i sacrifici che avete vissuto nella vostra vita, perché si è realizzato o si sta comunque per realizzare un risultato di un percorso fatto forse con molta fatica, sia a livello sentimentale che a livello professionale. Questo è un momento di stabilità, di armonia ed è anche il modo migliore perché affinché una cosa si concluda appunto nei migliori dei modi. Quindi questa è proprio la sensazione, la tradizione di voler avere quella sicurezza e quella pace, quel sostegno che tantissimi amici della Vergine hanno bisogno. Rilassatevi perché questo è il momento giusto per prendere magari delle decisioni importanti per la vostra vita. Andiamo a vedere quale sarà il messaggio della Luna per tutti i segni di terra. Andiamo a vedere qual è la vostra Luna, è una Luna piena in pesci. Ecco, la cosa importante, questo ve lo dico perché mi viene un po' da ridere, perché molto spesso
I segni di terra diciamo sempre che sono quei segni molto pratici, che guardano la praticità, che sono forse più scettici, che magari sono più prammatici del solito. Ecco perché una luna piena in pesci in questo momento vi sta a indicare di trovare il giusto bilanciamento non soltanto sulle cose materiali, ma anche sulle cose spirituali. Quindi è molto probabile che da questo momento in poi dovete anche dare un senso alle questioni vostre spirituali, quindi anche un po' al trascendentale, all'esoterico, alla fede, alla religione, a tutto ciò che vi in realtà in qualche modo vi guida verso questo mondo, va bene? Grazie amici dei Segni di Terra, noi ci sentiamo alla prossima. Allora iniziamo subito con gli amici dei gemelli e andiamo a vedere come sarà per tutti quanti voi. Anzi, prenderemo una carta, una per i gemelli, una per il segno della bilancia e una per il segno dell'acquario e capiremo quali sono le energie, il messaggio per voi per questo periodo così importante di super luna piena. Allora, amici dei gemelli, andiamo a vedere quale sarà. Questo voi siete, qui abbiamo gli amici dei gemelli, gli amici della bilancia e gli amici dell'acquario. Andiamo a vedere un po'. La vostra carta nascosta è il 6 di bastoni. Il 6 di bastoni, come ben sapete, rappresenta un esito, una situazione importante dove credo che moltissimi di voi siete riusciti anche a raggiungere un benestare, credo che sia il 6 di bastoni, un benestare proprio importante che da questo momento in poi, secondo me, riuscite a trovare proprio quel giusto equilibrio tra quelle che sono state le vicende negative che avete vissuto in questo momento, invece le vicende anche positive che state vivendo. È come se avete una mente molto più razionale, come se avete capito, capirete realmente che il mondo è fatto di dualità, di opposti, di contrapposti, le cose giuste, le cose sbagliate, la passione ardente, la razionalità moderata. Ci sono situazioni che dovete concretamente raggiungere questo perfetto equilibrio e credo che questa carta vi ha portato proprio ad arrivare con fermezza in quello che è la polarità del contrasto nella nostra vita. Il significato di questa carta è che bisogna sempre avere forza davanti alla nostra vita, che ci sono mille sfaccettature nel nostro modo di vivere. Ecco perché questo è un momento dove bisogna essere molto più, bisogna avere più fermezza nella vita, più capacità di riflessione. Quindi questo è un momento dove bisogna intraprendere in qualche modo e assumersi anche un ruolo importante perché siamo chiamati a prendere delle decisioni molto spesso e sapete che le decisioni sono sempre contrastanti nella nostra vita. Questo potrebbe essere una vincita in un momento di grande sconforto, potrebbe essere finalmente la vittoria in una situazione dove probabilmente nel nostro quotidiano non eravamo riusciti a vivere in maniera aperta. Quindi credo che c'è un bellissimo esito. Andiamo a vedere la carta dei gemelli. Ma il sole, amici dei gemelli, questo è un bellissimo momento per tutti quanti voi, tra l'altro un sole che ci ha appena lasciati, è entrato nel segno del cancro ed è proprio quella che è la rinascita. Penso che questo è il vostro secondo mese della risoluzione solare, quindi che in qualche modo voi siete rinati proprio durante il mese passato con una voglia e una sorta di determinazione migliore rispetto a quello che avete vissuto fino adesso. Il sole simboleggia la voglia in qualche modo di rimettersi anche in gioco su situazioni probabilmente che nel nostro passato vi avevano lasciate un po' male. Il sole è quella carta di grande ottimismo, voglia di rivincita, di entusiasmo nella vostra vita, anche di crescita personale. Ecco perché secondo me dopo il vostro mese solare c'è una voglia anche di spingerci verso un'accettazione anche di più di noi stessi. Questa carta è una carta che beneficia comunque la condivisione dei vostri sentimenti, dei vostri pensieri, una carta di grande chiarezza. Ci possono essere anche dei momenti di grandissima vivacità proprio durante questo periodo. Questa energia vi darà quella vitalità giusta anche per affrontare qualsiasi situazione, qualsiasi sia la richiesta che avete avuto durante questo momento o quello che sentite o le risposte che state cercando. Questa carta rappresenta sempre un sì. Quindi è una carta molto positiva, è un risultato estremamente positivo. Bilancio, andiamo a vedere qual è la vostra carta. 5 di spada. Immaginavo che per i segni cardinali, insomma, non sarà molto semplice perché
questa luna piena va in, quadratura soprattutto con voi nelle questioni di famiglia, nella vostra quarta casa, quindi fate un po' attenzione a tutto quello che riguarda soprattutto la questione con, genitori, figli, parenti. È una carta dove probabilmente siamo davanti a delle, situazioni un po' di sconfitta dentro di noi stessi, ma anche un po' di sentimenti contrastanti. La cosa più importante in questo momento è parlare chiaro con le persone che sono vicino a noi, in particolar modo dobbiamo parlare chiaro con le persone come madre, padri, figli, perché bisognerà essere, forse saranno le uniche persone che in qualche modo potranno regalarci dei momenti più spensierati rispetto alle altre persone. Una cosa di cui dovete fare attenzione con questa carta sono dei tradimenti, degli attacchi alle spalle da persone che non vi aspettavate o persone magari che pensavate amiche, pettegolezzi, insomma, bisogna fare un po' attenzione alle chiacchiere. Questo 5 di spada comunque vi mette in guardia anche su quello che dite voi in questo momento, perché molto spesso siamo noi che condizioniamo la nostra mente. Quindi forse siete voi che state sentendo di qualcosa che non è molto chiara. Quindi a parte insomma questo aspetto particolare è meglio cercare di non creare dei conflitti intorno a noi, ecco. Dobbiamo mettere da parte in questo momento qualsiasi tipo di strategia, bisogna scendere a dei compromessi importanti, soprattutto con le persone che ci circondano, perché sennò altrimenti rischieremo di rimanere soli. Quindi dobbiamo affrontare delle prove in questo momento, però dobbiamo utilizzare i mezzi giusti, senza essere disonesti, ecco. Amici dell'Acquario, andiamo a vedere qual è la vostra carta. Abbiamo il 5 di bastoni per voi, è una carta importante perché questa è una carta anche di... Forse anche voi dovete fare un po' attenzione alle persone intorno a voi perché probabilmente questa carta rappresenta un po' quelle che sono delle minacce estere di persone che litigano, è una carta di conflitto, di situazione un po' conflittuale, forse ci sono situazioni che dovete mettere un po' in ordine, soprattutto per le questioni pratiche di produttività, forse anche probabilmente economiche nella vostra vita. Questa luna piena illuminerà il vostro 12° campo. Il 12° campo è il campo, quindi la casa del karma, del trascendentale, di tutto quello che riguarda il nostro passato, i nostri conflitti, è la carta dove si scivola nel profondo. È molto probabile che ritorni a mente qualcosa che abbiamo vissuto in questo momento e che forse non siamo riusciti a vivere al 100% o a dire al 100%, quindi attenzione a queste discussioni che forse per alcune persone erano già finite, per voi invece sono rimaste ancora lì dentro, quindi riprenderle in questo momento significherebbe comunque trovare un piccolo squilibrio anche nelle vostre situazioni di casa o comunque con le opinioni delle persone intorno a voi, quindi mantenete un po' la calma, siate ragionevoli e forse evitate magari di riprendere delle discussioni o dei problemi del vostro passato, perché il passato ritornerà a farsi vivo in questo momento e secondo me potrebbe essere un passato abbastanza forte che dobbiamo cercare in qualche modo di allontanare, ecco, no? Andiamo a vedere anche per voi segni di aria, quale sarà il vostro messaggio della luna. Allora, il vostro messaggio è la luna mutabile, nulla per il momento è ancora stato deciso, non c'è ancora una forte decisione in quello che stiamo vivendo, vedete questo è ancora un mare in tempesta, quindi ancora ci sono delle forti agitazioni, a parte credo il segno dei gemelli, credo che ancora voi per il bilancio dell'Acquario bisogna in qualche modo vivere qualche piccolo qualche piccola agitazione, qualche piccolo momento ancora un po' di instabilità. Questo non significa che adesso va tutto male, mai una gioia, che sfiga. No, è semplicemente che questa luna vi toccherà proprio in due campi abbastanza importanti. I segni della bilancia, il segno della bilancia toccherà proprio la quarta casa che è la famiglia in quadratura questa luna piena e quindi di conseguenza escono delle carte che non sono semplici e gli amici dell'Acquario nella 12ª casa, quindi ancora non è nulla stabilito, però l'importante è ecco, di non essere ancora più negativi di quelle che siano magari in questo momento le carte. Alla prossima!
Allora, amici di fuoco, iniziamo con l'Ariete, quindi amici anzi, in realtà andremo a vedere un po' una carta per ogni segno. Prendiamo una carta per gli amici dell'Ariete, una carta per gli amici del Leone e una carta per gli amici del Sagittario. La vostra carta nascosta, le stelle. Questa è una bellissima carta, una carta di grande positività sostanzialmente, anche di ottimismo in questo momento che secondo me non guasta mai, eh? Soprattutto per i segni di fuoco che in questo momento hanno bisogno di una grande spinta per poter affrontare situazioni, non credo difficili, ma dei grandi cambi di speranza, di rinnovamento nella nostra vita. Moltissimi amici dei segni di fuoco in questo momento stanno capendo che non c'è limite nella vita e che tutto può mutare in maniera veloce e tutto può semplicemente rinnovarsi nella vita. La vostra audacia, il vostro temperamento vi porterà durante questo momento ad essere più ottimisti del solito. Questo è un inizio, è un nuovo inizio di qualcosa, però da prendere con molto più ottimismo. È come se fosse dopo l'ora più buia della nostra vita, arriva sempre l'alba del giorno dopo. Siete in un percorso di guarigione, siete in un percorso dove state valutando anche aspetti fisici importanti e anche spirituali della vostra vita, quindi avete molta più attenzione in quello che è il vostro futuro ideale, quello che state creando in questo preciso momento. E questa luna evidenzierà anche questo aspetto pratico, economico, perché le stelle portano comunque anche i soldi sostanzialmente. C'è bisogno di guarire, quindi c'è bisogno di rimettersi in gioco con più gentilezza, ottimismo, cercare veramente quello che è il successo. Quindi se avete un'impresa creativa in questo momento può essere ottima. Ottime le indicazioni con le stelle, gli astri, l'astrologia, con tutto questo mondo, insomma. Allora, Ariete, andiamo a vedere per voi il 4 il fante di coppa, creatività, immaginazione, voglia in qualche modo anche di rimettersi anche in gioco. Voi sapete che per me i fanti sono sempre delle occasioni nuove, delle opportunità, ecco, non mi veniva il termine, delle opportunità nuove nella nostra vita. Ovviamente dobbiamo essere anche noi in grado di poter saperle prendere e in grado di poter mettersi anche in gioco molto spesso nella nostra vita con queste opportunità. Il fante di coppa però è particolare perché è un fante gentile, sensibile, molto spesso parla di romanticismo, qui c'è una notizia importante d'amore, potrebbe essere la conoscenza di una persona nuova, un nuovo amore, mi raccomando messaggi, perché questa è la carta proprio dei messaggi, quindi molto spesso cercatevi di farvi trovare anche aperti con questo cuore. Gli arieti sempre così, ma si difendono sempre nei propri sentimenti, sono comunque dei guerrieri di nascita. I guerrieri non fanno mai vedere i propri sentimenti, quindi sono spesso anche molto chiusi e hanno sempre molto spesso paura che qualcuno tocchi fino in fondo il proprio cuore, perché amano difendersi nella vita, ed è un po' un loro pregio, ma nello stesso tempo può diventare anche un difetto, soprattutto quando si è tanto tanto chiusi. Questi sono lettere di amore, momenti di grande gelosità proprio con gli aspetti importanti. Mi raccomando, i giovani della famiglia, se siete giovani anche voi, datevi da fare con tutto quello che è il vostro mondo artistico. Se siete delle persone che avete voglia di rimettervi nuovamente in gioco, questo è un momento per condividere in maniera più profonda i vostri sogni, le cose che state realizzando. Ottimi tutto ciò che riguarda i progetti creativi proprio a livello artistico. Amici del leone, la vostra carta è l'otto di denaro. Una carta importante l'otto di denaro anche per voi, una carta di lavoro. Voi siete proprio in quella fase, come vi dicevo, delle stelle. L'otto di denaro è la carta proprio di costruzione della nostra vita, è un po' un sacrificio, però secondo me siamo davanti a un passaggio determinante per una nuova vita o della nostra vita, soprattutto perché bisogna perseverare in questo momento, non darsi mai per vinti. Questo è il momento dove l'energia non può mancarci, perché da questo momento in poi noi stiamo investendo queste forze per un progetto speciale, che è forse magari una vita nuova, che è magari forse un'attenzione particolare su qualcosa che avevamo tralasciato. Quindi questa è una carta che vi
vi infonde, vi chiede di avere grande coraggio, grande determinazione, intraprendere un percorso nuovo, che sia di carriera, che sia un'impresa nuova, che sia un lavoro nuovo. Questa è un'energia completamente rinnovata che vi chiede di continuare a fare ciò che state facendo e nel modo in cui lo state facendo, invitando proprio però ad aumentare, per esempio, le conoscenze, gli studi, le formazioni professionali, perché questa è una carta che ci invita ad imparare, a crescere, a migliorare, a perfezionarci nella vita. Quindi è una carta di apprendimento. Nella vita non smettiamo mai di imparare, anche magari con le persone intorno a noi. Questa carta probabilmente ci sta indicando, dice: "Guarda, mi è capitato questa situazione, lo sapevi o comunque non te l'aspettavi." Insomma, prendete questa situazione e questa realtà anche come un momento di, nuova indicazione, insomma un nuovo cambiamento nella vostra vita. Amici del Sagittario, la regina di bastoni. Questa siete voi, vanitosi in questo preciso momento. Allora, questa luna piena, voglio vedere dove cade. Ah, nella seconda casa. Questa è una carta importante, questa regina di bastoni, perché credo che sia un momento dove bisogna farvi conoscere, dove bisogna far uscire in realtà chi siete e dove la vostra creatività e la vostra passione deve essere al massimo. È una carta di grande influenza. Mi viene da pensare agli artisti, le persone che comunque comunicatori, che in qualche modo sono presenti, perché questa è una carta di grande ottimismo ed è un momento dove bisognerà in qualche modo vivere la propria vita con una grande sicurezza di se stessi. Potrebbe essere anche la conoscenza di una persona nuova, potrebbe essere anche un rapporto passionale con una persona con cui state vivendo, però sappiate che questa regina di bastoni è una regina di grande maturità ed è un momento importante dove bisognerà dedicarsi a tutto tondo della nostra vita, quindi la carriera, la famiglia, l'amore, con grande creatività e indipendenza. Sarete molto popolari durante questo momento, avrete un'energia molto forte, molto carismatica e probabilmente da questo momento anche la vostra sessualità sarà fondamentale, quindi non perdete questa occasione perché secondo me potreste conoscere anche qualcuno di molto importante. Andiamo a vedere un messaggio della luna per tutti quanti voi, segni di fuoco. Allora, di cosa avete bisogno di rilasciare? Questa è una carta importante perché questa è una domanda che spesso bisogna farsi. C'è qualcosa nella vostra vita che in questo momento vi sta pesando e che probabilmente dovete rilasciare? Insomma, pensatelo attentamente perché questo potrebbe essere un consiglio che secondo me durante questo periodo può seriamente essere un buon modo per riflettere e per rimettersi probabilmente anche in gioco su alcuni aspetti della nostra vita. Capite un po' che cosa dovete rilasciare da questa vita, visto che stiamo parlando di una luna piena e solitamente le lune piene rilasciano energie e quindi sarà importante anche per voi. Alla prossima segni di fuoco, ciao. Anche per voi segni di acqua andremo a prendere 3 carte, ogni carta indicherà un segno zodiacale e andiamo a vedere qual è la vostra carta nascosta, quindi il messaggio che è nascosto dietro questa influenza lunare e prenderemo anche per voi un oracolo della luna. Iniziamo quindi con vedere quali sono le vostre carte. Allora, il segno del cancro, il segno dello scorpione e il segno dei pesci. La vostra carta nascosta è il 7 di bastoni, un pizzico di agitazione in queste lune, eh? Sono super lune, poi le lune a voi toccano moltissimo, voi siete molto lunatici come segni, in particolar modo il cancro e lo scorpione che sentono moltissimo le influenze delle lune, ma a parte questo il 7 di bastone è bisogna capire un po', farsi alcune domande dentro di noi stessi durante questa luna piena, questa super luna piena nel segno del Capricorno, perché secondo me bisognerà rispondere ad alcune situazioni che da questo momento forse abbiamo tenuto un po' nascoste, no? In questa carta la prima cosa che mi viene in mente è il significato numerico, perché il 7 rappresenta molto spesso la simmetria perfetta proprio tra quelle che sono le chiusure di cicli o tra quello che è l'ideale
Sono 7 le virtù, 7 i colori dell'iride, le note musicali, i vizi, insomma il 7 è un numero molto magico, molto spirituale. Spesso rappresentano le chiusure dei cicli e questa è una carta quindi che rappresenta forse la completezza o una carta come il 7 di bastone che è necessario lottare per raggiungere un livello di completezza. Questo 7 di bastoni, come potete vedere, raffigura un uomo in lotta, quindi bisogna sempre un po' difendersi da particolari attacchi, no, che la vita in particolar modo ci mette. Quindi ci invita sempre a, perseverare, no, è importante da in questo momento in poi, in qualche modo appagare quelli che sono anche i nostri, desideri, ma non senza aver lottato prima, eh. Forse magari ci sono piccole cose, un piccolo impegno maggiore che bisognerà dare durante questo momento. Siamo disposti in questo preciso momento della nostra vita, a mettere in campo tutto il nostro coraggio, la nostra perseveranza, tutto ciò che possediamo, perché, abbiamo proprio la forza in questo momento e la determinazione per farlo e quindi se vale la pena ancora lottare fino alla fine e se avete ancora questa grande forza, credo che, sia il momento ideale anche per mettere un po' in discussione quelli che saranno poi le critiche, gli attacchi dall'altra parte o le persone intorno a noi. Forse è un atteggiamento anche molto forte che state avendo o che avrete con le persone con cui parlate e vi, proporrete durante questo momento. Allora, Cancro, andiamo a vedere qual è la vostra carta. Anche per voi un 7, vedete che i 7 si ripropongono in questo momento, però è un 7 di denaro, è una carta dove secondo me dopo lunghi sacrifici o lunghi periodi di sacrifici, molti amici dei Cancro potranno finalmente, raccogliere quello che hanno seminato. Ecco, questo è anche importante ricordarlo, che spesso bisogna capire come stiamo seminando e in che modo lo stiamo facendo e che cosa stiamo seminando. Quindi è importante che in questo momento il raccolto, quello che sono stati i semi che abbiamo, messo, no, tra virgolette, siano stati dei semi veramente importanti. Anche qui numerologicamente questa carta rappresenta proprio un momento di, chiusura di un ciclo importante, perché da questo momento in poi la fatica, il sacrificio credo che abbiano dato i propri frutti. Quindi è molto importante però di non sentirsi frustrati, malinconici in questo momento, perché moltissimi di voi potrebbero dire che sentono la mancanza o sentono che non sono soddisfatti ancora su qualcosa, perché quando rilasciamo tutta questa tensione che abbiamo avuto, probabilmente da questo momento in poi bisogna essere forse più determinati a mantenere quell'obiettivo vivo. Quindi ricordatevi che non bisogna abbassare mai la guardia in questo modo, il 7 di bastoni ve lo stavo dicendo, bisogna lottare durante questo periodo. Sapete molto che bisogna preparare, organizzare, rendersi comunque utili anche nella propria vita affinché le cose non si risblocchino nuovamente. Questo sarà importante. Amici dello Scorpione, la vostra carta è l'otto di coppa. Questa è una carta di solitudine. L'otto di coppa rappresenta una persona che ha bisogno di isolarsi dal mondo in questo momento, ma magari forse è arrivato il momento che qualcuno di voi deve meditare su alcune situazioni, no? È la tipica carta che secondo me in questo momento hai vissuto tutto quello che potevi vivere, sono emozioni forti, emozioni belle, emozioni che sono riuscite, bene o male a darti qualcosa. È una carta di grande, saggezza secondo me. Ecco perché forse da questo è il momento in cui è meglio evitare qualsiasi tipo di discussione, cercare di non parlare con persone che non hanno nessun valore, perché potresti magari avere delle piccole delusioni. Quindi evita, da questo momento in poi, per circa 2 settimane, di discutere di cose estremamente profondi, spirituali. Mi viene da pensare che questa è la carta delle persone che ci sono intorno a noi, persone che purtroppo sono incomprese. Ecco, questa è la carta dell'incompreso. Io spesso mi sono sentito incompreso perché magari facendo i miei discorsi la gente ti può prendere per pazzo o non capisce o semplicemente perché ha un livello diverso da voi. Quindi questo è il momento magari di prendersi un po' più cura di noi, di lasciar stare questi personaggi che secondo me nella vita possono sembrare solo
delle persone che magari danno delle insoddisfazioni, quindi fate un po' attenzione al vostro bisogno emotivo di stare con persone come voi, persone che vi danno qualcosa. Isolatevi perché questo potrebbe essere il momento dove magari questo atteggiamento vi salverà da situazioni comunque future, e questo ve lo posso garantire. Amici dei pesci, per voi è uscita la stella. Una carta estremamente positiva in confronto a quelle che sono i segni di acqua. Credo che voi state vivendo forse il momento migliore in questo periodo, o comunque vivrete il momento migliore. Le stelle rappresentano per voi un grande momento di ottimismo, dopo forse anche una grande pesantezza. Non ci sono limiti in questo momento, ma la cosa necessaria per gli amici dei pesci è l'ottimismo, coltivare l'ottimismo a colazione proprio, essere molto più presenti. Questa è una carta di grande impegno, di grande creatività, voglia di rinnovarsi, di speranza anche in tutto ciò che stiamo facendo, quindi abbiate fiducia nell'universo e nel cambiamento costante che spesso l'universo vi mette in gioco. Mi piace sempre dire che dopo il buio c'è l'alba, quindi è questo momento in cui c'è quella speranza verso una luce nuova, un ottimismo nuovo, quindi riprendetevi anche nella vostra vita. Belle queste energie, devo dire che per i segni di acqua, forse in particolar modo per il cancro, perché per voi sarà in opposizione, mentre per il segno dello scorpione si troverà nella terza casa, quindi la mente, fate attenzione a tutto ciò che riguarda la vostra mente. Nei pesci, 11° campo, quindi importante le collaborazioni con le altre persone. Andiamo a prendere un messaggio anche per voi, andiamo a vedere la luna piena, la luna nuova in Ariete. È il momento di prendere azioni, di fare delle azioni concrete, è il momento di agire impulsivamente probabilmente, ma secondo me è meglio farlo. Sì, non vi piangete tanto addosso, secondo me, in questo momento, dovete essere molto più determinate, anche per difendervi, questo sarà importante, mi raccomando. Grazie anche a voi e alla prossima.